Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario, in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i miei fogli Excel. Le puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo due o più ETP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali e anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 50° episodio, e come promesso una volta all'anno, vi mostrerò nel dettaglio i miei file Excel, che utilizzo per monitorare spese, entrate e investimenti. Durante tutto l'anno, insomma, li vediamo sempre di sfuggita, mentre oggi li vediamo con calma. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita e o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto nel primo file Excel che utilizzo per tracciare tutto il mio patrimonio, entrate, uscite e investimenti. Stavolta iniziamo subito dal primo foglio che ho chiamato patrimonio, in cui vengono elencate tutte le voci del mio patrimonio, beni mobili e immobili. Andiamolo a vedere. Come prima voce abbiamo l'automobile. Vi ricordo che una volta all'anno, e quindi lo faccio nel mese di gennaio, vado a calcolare il valore della mia automobile sul sito appunto di Autoscout 24. In questo caso ho già fatto il calcolo andando a inserire i vari dati e come vi dicevo anche negli scorsi video ottengo un valore medio che per quest'anno si attesta a 5470. Se volete farlo anche voi, basta che andate sul vostro motore di ricerca, digitate la parola Autoscout 24 e guarda, ce l'abbiamo già subito qua, valutazione auto gratis. Potete inserire la vostra targa con il chilometraggio oppure andando più nello specifico con il modello della vostra automobile, l'alimentazione, eccetera. Diciamo che come valore ci sta, diciamo non è proprio preciso al 100% perché come sapete anche voi quando si va a vendere un'automobile non è sempre detto che il valore che avete in mente poi riuscite a spuntarla con il compratore. Comunque, come detto, lo metto una volta all'anno e lo tengo per tutti i 12 mesi. Abbiamo poi il valore della casa. Ho fatto una valutazione nell'anno del 2024, quindi tengo come valore questo qui. Ho poi tutti gli altri vari asset, liquidità, investimenti, ETF, azioni singole, quindi vedete che è semplicemente una serie di colonne in cui poi c'è un totale, quindi abbiamo qui una somma, scusate, possiamo farlo partire anche da qui, abbiamo la somma di tutti i vari investimenti con accanto alcune piccole statistiche, ovvero ho messo le variazioni sul mese precedente, le variazioni in euro sempre sul mese precedente, in percentuale da inizio monitoraggio e in euro da inizio monitoraggio. Per quanto riguarda le formule sono molto semplici, è un rapporto tra il valore più recente diviso meno, scusate, il valore del mese precedente fratto il mese precedente. Lo stesso vale per gli euro.
mentre quello da inizio monitoraggio va come riferimento a appunto il primo valore, ovvero da dicembre 2023, sia in percentuale che in euro. Qui poi ho trovato una piccola statistica divertente che per entrare a far parte dell'1% della popolazione in Italia, secondo uno studio del Sole 24 Ore, bisogna possedere 2,5 milioni di euro. Il risultato del calcolo fa vedere per quale fattore va moltiplicato il mio patrimonio, quindi banalmente 2,5 milioni di euro fratto il valore attuale, quindi tutto molto molto semplice. Nel caso in cui magari avete bisogno di inserire un nuovo strumento finanziario, basta che fate inserisci e poi aggiustate le formule. Ci spostiamo poi sotto, praticamente qui c'è una tabellina in cui va a pescare i dati dalle colonne soprastanti. In questo caso sono presenti tutte le varie asset class. Se ci spostiamo sotto ho fatto un piccolo dettaglio sempre con le stesse modalità, però esclusa l'abitazione e l'auto, e quindi molto molto semplice. Un foglio Excel che vi dà il quadro immediato della vostra situazione patrimoniale nel corso del tempo. Bene, passiamo poi al foglio numero 2. Questo foglio non lo vedete mai nel dettaglio in quanto contengono dei dati riservati che per il momento voglio tenere, diciamo, tra virgolette nascosti. Comunque ve lo spiego brevemente così se volete farlo anche voi è abbastanza facile. Per quanto riguarda la prima parte qua in alto abbiamo un totale entrate, totale spese, totale investimenti, il risparmio e risparmio in percentuale. Il totale entrate è dato come potete vedere dal riferimento a questa cella, ovvero dal mio stipendio, e nel caso in cui dovessi incassare dividendi, cedole e così via, o magari vendita anche di ETF o azioni singole, basta che inserite il valore e vedete che va a modificarsi. Nel contempo si modifica anche il risparmio, vedete che aumentando le entrate aumenta anche il risparmio. Nella parte qui a destra ovviamente avete i totali, ovvero tutte le mie entrate da stipendio. Ad esempio se io metto qua 2300 euro, vedete che il valore si è andato a modificare. Se poi andate mano a mano a inserire i vari dati, la tabellina si aggiorna in automatico. Lo stesso riguarda anche le spese. Il riferimento alla cella è la cella C71, come potete vedere, ovvero la somma di tutte le varie categorie di spesa. Quindi basta che io vado ad esempio a inserire, non so se vado a effettuare delle altre spese, se metto 50 euro qua, vedete che anche qui la spesa è aumentata di 50 euro e il risparmio è ovviamente calato. Le categorie potete fare le categorie di cui avete bisogno, ad esempio ho messo casa, trasporti, spese ricorrenti, salute, vacanze e svago, finanza, quindi sono le voci principalmente del mio broker e della banca, e investimenti. Investimenti l'ho messo in bianco perché comunque non li ritengo delle spese, perché sono comunque, diciamo, come dire, sono gli effetti soldi che momentaneamente escono dal mio patrimonio, però agli effetti non sono spese, quindi ho dedicato una categoria a parte. Infatti vedete che non viene conteggiata nel risparmio. Ad esempio se io inserisco qua 1000, si andrà a modificare il totale qui però il risparmio vedete che rimane uguale. Diciamo una voce che mi interessa avere comunque sotto mano per darmi un'idea di quanto ho investito nel corso del tempo. Ovviamente come in precedenza sulla base dei valori che trovate sopra ho fatto una piccola tabellina. Vedete in verde abbiamo il risparmio, vediamo se si vede, eccolo qua, risparmio, le spese ovviamente in rosso e le entrate in blu. Se poi ci spostiamo sotto vedete le varie categorie che avete visto sopra: spese casa con tutte le varie voci, trasporti, spese ricorrenti, spese salute, vacanze e svago e finanza. Quindi secondo me un buon foglio Excel per tenere monitorati tutte le varie entrate, uscite e investimenti. Ovviamente qui abbiamo i vari totali come detto in precedenza, e abbiamo anche qui i totali di categoria. Quindi alla fine dell'anno
avrete un'idea di quanto avrete speso per la categoria casa, trasporti e così via, in quanto è una banalissima somma di tutte le varie voci in linea orizzontale. Così come anche le spese, diciamo, più in macro, quindi vedete che qui abbiamo proprio tutte le spese per quanto riguarda la casa. Queste sono nello specifico, queste in totale. Bene, dopo aver visto quest'altro foglio Excel, nel foglio Excel 2B e 2C ci sono un dettaglio ulteriore per quanto riguarda entrate, spese e investimenti. Questo qui, come potete vedere, è riferito all'anno, quindi in questo caso è già quello del 2026, anche se i dati sono inventati, mentre qui abbiamo delle statistiche degli anni precedenti anche, quindi 2025, 2024, a partire da dicembre 2023. Quindi per il momento non mi sento di farvele vedere, in quanto, come detto in precedenza, contengono dei dati sensibili che voglio per il momento tenere per me. Bene, passiamo al foglio numero 3 conto titoli che avete già visto svariate volte nelle update finanziarie. In questo foglio vengono monitorati nel dettaglio gli investimenti in azioni, ETF e obbligazioni. Questo foglio nasce dall'esigenza di accorpare tutti i miei broker, che voi direte, ma hai solo Scalable e il conto corrente. Esattamente, però nel caso in cui dovessi magari avere 3-4 broker, così come possono avere altre persone, è molto comodo perché in questo foglio praticamente metto tutti i movimenti che faccio. E in questo caso sono tutti i movimenti di acquisto, in quanto per il momento non ho ancora venduto. La tabellina si compone da una parte con il nome, la tipologia dello strumento finanziario, quindi ho attribuito A per l'azione, ETF per la tipologia appunto di strumento ETF e obbligazioni, vediamo, dovrebbe esserci qua con la lettera O, in quanto nella classe abbiamo poi ETF azionari, ETF obbligazionari, quindi in questo caso abbiamo solo ETF azionari, però nel caso in cui dovessi andare a comprare ETF obbligazionari basta che vado a inserirlo in questa colonnina qua. Ovviamente per le azioni rimangono sempre azioni e le cripto per il momento preferisco non andarle a inserire qui, infatti ho creato dei fogli Excel dedicati. Ovviamente qui vado a mettere la valuta del mio strumento finanziario, la maggior parte delle volte in euro, quindi metto euro. L'ISIN per avere insomma un riferimento corretto dello strumento finanziario e la tassazione, infatti abbiamo un 26% per gli ETF e le azioni e un 12,5% per le obbligazioni titoli di Stato di paesi white list. Nella parte a destra, ovvero in questa qua rossa, abbiamo le informazioni di acquisto, quindi vado semplicemente a mettere la data di acquisto, il mercato di riferimento che nella maggior parte delle volte è Getex, anzi adesso Scalable acquista su EX, l'intermediario qui a destra è principalmente Scalable e il mio conto corrente principale nel caso delle obbligazioni, in quanto Scalable non permette di acquistare obbligazioni singole. Per quanto riguarda poi qui a destra ancora abbiamo la quantità acquistata, quindi sono semplicemente dei dati che vado a mettere a manina, come direbbe il professor Coletti. Abbiamo poi il prezzo di acquisto, il valore di cambio è sempre 1 euro e nel caso in cui avessi delle spese di acquisto vado a inserirle qua, vedete, è capitato una volta di acquistare questa azione singola 0,99, basta che andate a vedere il vostro broker e lo inserite. Ad esempio se io metto cambio, metto 0, potete vedere qui il totale che varia, guardate, mettete 0 e diminuisce appunto del valore indicato. Forse per le obbligazioni ho pagato un po' di più, infatti 7,28 euro e 18,34 che vanno a concorrere appunto il totale che la formula la potete vedere qui. Per quanto riguarda di formule particolari non ce ne sono perché questi sono tutti dati inseriti appunto a mano, c'è solo questa formula finale
che permette appunto di vedere il totale dell'operazione fatta, che potete comunque confrontare con il vostro broker, insomma. Per adesso ha sempre funzionato. Come vi dicevo in precedenza, non ho mai venduto, però nel caso in cui dovessi andare a vendere un'azione o un ETF ho già preparato la tabellina di vendita e poi la andremo a vedere nel corso del tempo. Bene, anche il foglio numero 3 conto titoli in cui vado a vedere azioni, ETF e obbligazioni nel dettaglio e passiamo adesso, anzi salviamo un attimo, passiamo poi al foglio numero 4 dedicato alle cripto. Questo è un foglio, uno dei fogli che utilizzo anche in fase di dichiarazione dei redditi, che mi permette di monitorare tutti i vari spostamenti, acquisti, vendita che faccio. Questo l'ho creato proprio da zero nel corso del tempo io, ve lo spiego brevemente. C'è un primo foglio generale in cui vado a mettere tutte le varie piattaforme che uso con il valore iniziale e il valore finale. Il valore iniziale ovviamente è una semplice somma dei valori a inizio anno che vado a prendere, che ho preso anche quest'anno il 1° gennaio del 2026. In questo caso tutte le mie cripto sono gli USDC, scusate, sono sul broker Nexo. Ovviamente a fine anno, fine investimento, andrò a mettere il totale. Vedete, se ad esempio qua metto 5.000, il valore poi salta fuori qui e si somma anche agli altri. Nel caso in cui dovessi andare a fare un ulteriore deposito sulla piattaforma, quindi un bonifico, metto sempre a manina la data in cui è stato depositato il bonifico e il valore. Anche qui c'è una piccola somma, vedete, un totale. E per il momento ho investito 9.616 euro in criptovalute. Io come sempre tengo sempre la contabile del bonifico, perché nel caso in cui dovessero chiedermelo in fase di dichiarazione sono a posto. Qui mi tengo dei piccoli appunti personali, ad esempio il costo della dichiarazione dei redditi, e le tengo io come promemoria dei miei investimenti. Nel caso in cui dovessi andare a fare cash out, come nel caso dei bonifici, basta che inserisco la data e il valore in euro del mio prelievo. Dopodiché c'è un dettaglio delle varie piattaforme, quindi Coinbase, OKX e Nexo attualmente al 2026. Coinbase, come potete vedere, non lo utilizzo da un po', quindi è inutile che ve lo sto a spiegare. Vi spiego direttamente anche OKX, vi spiego direttamente Nexo, e come avete potuto vedere anche negli update finanziari qua, nel caso in cui dovessi andare a fare una vendita, una conversione nelle varie criptovalute, vado a inserire praticamente i valori che ottengo da questa conversione. In questo caso attualmente 8.326 USDC, che corrispondono a 7.100 euro circa. Ovviamente qui c'è una semplice somma in euro, e nel caso in cui appunto dovessi fare delle operazioni, qui ho spazio per andarli a inserire. Per quanto riguarda il valore a fine anno, praticamente vado sempre a prenderlo dai miei exchange, così come anche il numero di coin. Qui a destra invece ho sempre quel valore che avete visto nel foglio numero 4, che è 9616, che viene da questo valore 9616. Se ad esempio dovessi mettere 5000, vedete che anche qui il valore si abbassa. Torniamo quindi sul foglio Nexo, torniamo indietro, perfetto, e qui c'è una semplice variazione percentuale nel caso in cui, ad esempio, se io metto qua 10.000 euro di controvalore a fine anno, vedete che ho una semplice formula sulla variazione del valore da inizio a fine anno, insomma, per avere un riscontro di come è andato l'anno. Bene, torniamo indietro, possiamo salvare. Io sono già diversi anni che lo utilizzo, dal fine 2021, e mi sono sempre trovato bene, in quanto tutte le operazioni, diciamo, le riporto sul file, sul foglio Excel. Ovviamente poi sia tutte le piattaforme vi danno un report che io poi stampo e poi allego al foglio Excel, quindi per adesso non ho mai avuto problemi di nessuna sorta.
Bene, abbiamo visto anche le criptovalute, passiamo poi al foglio numero 5, Asset Allocation. Questo foglio vengono monitorate mensilmente tutte le asset class, esclusi i beni materiali. Per quanto riguarda le formule, è molto semplice. Qui abbiamo una somma di tutti i miei investimenti, quindi in questo caso azioni, obbligazioni, cripto, conto deposito, liquidità, e qua mi tengo 2 o 3 categorie vuote nel caso in cui dovessero esserci altre tipologie di investimento. Per quanto riguarda la parte sotto, le percentuali pescano sempre dal totale e dai valori inseriti sopra, ripetuto mese per mese. Come potete vedere, in base anche ai valori che vado a inserire a mano, perché questi sono tutti i valori che inserisco a mano e che potete vedere nell'update finanziario, si modificano anche le varie percentuali nel corso del tempo. Per quanto riguarda sotto abbiamo alcuni grafici, il grafico che pesca quei valori qua in euro, vedete, azioni, obbligazioni, cripto, conto deposito, eccetera, nel corso del tempo. Abbiamo poi il grafico con le percentuali che pescano da quei valori qua e dalle aree colorate, insomma un terzo grafico per avere una cosa un po' più carina anche a livello estetico. Vedete, se io punto qua il mouse vengono fuori tutte le varie voci. Bene, di altre formule in particolare in questo foglio non ce ne sono, abbiamo appunto una somma e i rapporti in percentuali, vedete. Conto deposito fanno riferimento ovviamente ai valori presi da sopra. Bene, possiamo salvare. Ora ci spostiamo all'ultimo foglio Excel chiamato storico investimenti. Questo foglio è sempre in continua mutazione, diciamo, e vengono monitorate tutti i miei investimenti in azioni, ETF e obbligazioni, e probabilmente andrò a inserire anche le cripto a partire da fine 2026, secondo me. Comunque vediamo, ovviamente nel corso del tempo. Lo scopo qual è? È quello di verificare il rendimento medio annuo e il rendimento in percentuale e in euro. Adesso ve lo spiego ad esempio sull'ETF del Nasdaq 100. Vi ricordo prima di cominciare che ho attribuito dei colori per differenziarli. Utilizzo un colore azzurro per gli ETF azionari, utilizzo un verde scuro per le obbligazioni e il marrone per le azioni singole che comunque avete visto nel corso del tempo. Per quanto riguarda le formule, qui abbiamo praticamente qui il valore che vado a inserire a mano. Ad esempio vedete che sto girando il video il 6 di gennaio. Questo valore lo vado a recuperare dal mio broker, quindi lo vado a inserire a mano. Qui abbiamo un semplice riferimento alla cella C46 e la quantità investita vedete, è la somma di tutti i vari versamenti fatti. Molto semplice. Dopodiché sotto abbiamo la formula del rendimento percentuale, come potete vedere la formula è questa. Vi ricordo che le uscite le metto sempre con il segno meno, perché comunque agli effetti sono soldi che momentaneamente escono dal mio conto corrente, quindi le vado a mettere con il segno meno. Per quanto riguarda il rendimento in euro vi lascio la formula, è praticamente una somma dei valori con riferimento ovviamente al totale, e abbiamo poi la formula del rendimento medio annuo composto. Ci sono altre modalità anche di calcolo della percentuale di rendimento del portafoglio, però io ho preferito utilizzare la formula TR.X. Quindi nella prima parte andremo a mettere i valori in blu, vedete. Nel caso in cui dovessi allungare il periodo, ovviamente nel 2027 sposterò la formula un pochettino più avanti. E in rosso vedete che avete le date in cui sono stati effettuati, qui dice i pagamenti, però diciamo dico io gli investimenti, sempre con riferimento alla data odierna. Il calcolo poi ovviamente viene messo in percentuale, così come il rendimento semplice, mentre in euro metto la valuta.
Qui a destra vedete delle piccole tabelline. Questi sono valori che vado a inserire il 1° gennaio di ogni anno, forse il 31. Adesso non mi ricordo, comunque per chiudere diciamo l'anno, quindi sulla base di quei valori qua facciamo finta che adesso, facciamo finta che adesso è il 31 di dicembre del 2026, quindi basta che vado a mettere 16,43. Riporto praticamente, vedete, i dati a manina. Molto molto semplice. Bene, in base a tutti i vari acquisti che fate, vedete, create una tabellina separata. In questo caso non sono ETF a distribuzione, quindi c'è solo una colonna che ho chiamato, a mio modo di vedere, flusso di cassa. Se avete qualche altra idea potete pure dirmelo nei commenti. Bene, ci spostiamo poi ad esempio alle obbligazioni. Vi ricordo che utilizzo il colore verde. Ovviamente per le obbligazioni ci sono anche le cedole. Quindi ho dovuto creare una colonna qui perché... Ecco fatto, era sparito un valore. Per quanto riguarda le cedole, ovviamente tengo il flusso di cassa separato, sempre con il segno meno. Ovviamente nel caso in cui dovessi andare a incassare, sia per quanto riguarda gli ETF che per le obbligazioni che per le azioni singole, ad esempio se nel gennaio del 26 dovessi andare a incassare, non so, 5.000 euro, lo metterei con il segno più, perché sono soldi in questo caso che ritornano nel mio conto corrente. Ovviamente qui il valore si abbasserebbe, non so, ad esempio 1400, 1640, e ovviamente verrebbe ricalibrata correttamente la formula. In questo caso torniamo indietro per non fare danni al momento, e quindi abbiamo un esborso di 8.177,28. L'ultima volta che ho controllato ci attestavamo a 6.235, quindi la formula ovviamente dà un valore negativo, perché ho investito 8.177,28 e il valore è 6.235, quindi è per forza in negativo, quindi funziona sia in positivo che in negativo. Però in questo caso ci vengono in aiuto le cedole, quindi sempre con il segno più, perché come detto in precedenza sono soldi che arrivano sul mio conto corrente. Quindi ho creato una tabellina a parte per vedere, insomma, ho ritenuto opportuno vedere separata questi valori con una banalissima somma. Vedete qui il valore che adesso è di 404 euro circa. Nella parte che ho chiamato totale abbiamo tutti i vari valori, quindi l'esborso e le varie cedole. In questo caso vedete che il rendimento è migliorato, perché con le cedole il rendimento in percentuale ha recuperato un pochettino, infatti ci attestiamo a un meno 19%, un rendimento in euro negativo però migliore dei meno 1.538 euro, un rendimento medio anno del meno 10% circa. Stesso discorso per quanto riguarda l'ETF, anche qui a manina il 31 dicembre e il 1° gennaio vado a inserire il valore, e ad esempio per il dicembre 2025 ci attestavamo a un meno 19,79%, vedete? Bene, ci spostiamo poi alle azioni singole, che ho utilizzato il colore marrone. Qui in questo caso ovviamente non si parla di cedole ma di dividendi, ma il discorso è sempre lo stesso. Flusso di cassa è in negativo, dividendi nel mezzo e totale a destra. In questo caso questa cos'è? NIO non rilascia dividendi. Andiamone a vedere un'altra che lascia qualche dividendo, vediamo. China Molybdenum no per il momento, eccolo qui. Abbiamo Zijin Mining Group che mi ha rilasciato un succosissimo dividendo di 1,91, e quindi anche questo va a concorrere nel calcolo del rendimento e rendimento medio anno. Vedete, 23,89 con il dividendo, 23,50 senza il dividendo. Qui forse si vede ancora meglio del Novo Nordisk, che ha rilasciato un dividendo, scusate, di 17,68 euro. Come nel caso delle obbligazioni, anche qui vado poi a inserire a manina il valore di fine anno. Bene, ma agli effetti quanto ha reso il mio portafoglio di azioni, ETF azionari e obbligazioni? Lo scopriamo qua.
praticamente qui abbiamo un totale, quindi la formula è una somma di tutti i valori che avete visto in precedenza e che sono ad esempio messi in evidenza qui adesso. Perfetto. Il rendimento in percentuale ovviamente va a pescare tutti i valori nella tabellina qua in alto. Il rendimento in euro stesso discorso, quindi in pratica se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti attualmente otterrei 3.506 euro circa, ovviamente al lordo delle tasse, perché abbiamo gli ETF azionari tassati al 26%, così come anche le azioni singole, mentre l'obbligazione Austria 2117 è tassata al 12,5%. Mentre qui abbiamo la formula del rendimento medio anno, che è la stessa che potete vedere qua, però ovviamente non più sul singolo investimento, ma sulla totalità di tutti i miei investimenti. Quindi lo ritengo un parametro molto, molto utile per vedere cosa sto facendo e se sto facendo bene o male, se devo magari cambiare qualcosina. Ovviamente come per gli altri valori, anche qui vado a inserire i valori al 31 di dicembre. Abbiamo chiuso l'anno con un 8,40% di rendimento in percentuale e un 7,59% di rendimento medio annuo. Qua poi a destra ho creato altre tabelline, in pratica faccio un focus su tutti su tutti i miei investimenti fatti nel corso del tempo, in cui vado anche a sottrarre ad esempio le tasse e altri valori che ritengo molto importanti. Ad esempio adesso mi spiego. Una volta nel corso del 2024 ho aperto il conto deposito e ho ottenuto, vedete qua, 442,46 euro, a cui poi ho sottratto 6,6 euro e 19 euro di tasse di imposta di bollo. Quindi agli effetti ho ottenuto 415,96. Qui c'è solo semplicemente un semplice calcolo percentuale. Nel caso in cui ad esempio dell'Austria 2117 avete visto che comunque tutti gli anni ottengo 202 euro di cedole, però su questo investimento pago anche delle tasse. Quindi vedete che questi 202 euro, ad esempio ho sottratto anche 55 euro del costo del conto titoli, che diciamo non è proprio corretto, però agli effetti il conto titoli l'ho aperto solo per l'obbligazione Austria 2117. Quindi agli effetti ho ritenuto opportuno inserire questo valore che anzi sono 2 volte l'anno, quindi pago 110 euro circa di conto titoli. Pago 1,50 euro come vedete nelle note di stacco cedola e gli altri valori sono imposta di bollo, quindi tutti i valori che vedete qua sottratti fanno riferimento sempre all'obbligazione Austria 2117. Quindi agli effetti per adesso di tutti gli stacco cedole ho ottenuto 155,94 euro netti. Ovviamente qui non ho ancora venduto, quindi andrò poi a inserire il valore definitivo quando poi andrò effettivamente a vendere questo valore. Stesso discorso per gli altri conti deposito. In questo caso ad esempio per il momento non ho pagato tasse sulle azioni singole, quindi vedete ad esempio solo lo stacco dei dividendi, quindi 1,91 euro per ZG Mining Group e 17,68 che avete visto anche per Novo Nordisk, vedete 17,68 e 1,91. Per quanto riguarda il Nasdaq 100 invece in fase di dichiarazione sono andato a inserire il valore dell'anno scorso, quindi ho speso 14 euro di VAFE che comunque è riferito a questo investimento. Stesso discorso anche per le criptovalute, vedete che qui ho messo tutte le varie tasse al momento che ho pagato sui miei investimenti e anche il costo del quadro RW perché agli effetti il quadro RV e adesso si chiama quadro V l'ho fatto principalmente per le criptovalute. Ovviamente poi dall'anno prossimo scusate, da quest'anno avrò anche il conteggio per quanto riguarda gli ETF e le azioni singole, quindi vedrò di ripartirlo in maniera diversa.
Per quanto riguarda qua abbiamo sempre un riferimento alle tabelle che abbiamo visto in precedenza, quindi quantità investita si aggiorna in automatico. Quindi ho investito 1.700 euro circa in NIO, 5.000 euro circa in Lightbridge e qui vanno avanti i miei pack China Molybdenum e Zijin Mining Group e i 2.000 euro secchi di Novo Nordisk. E una piccola tabellina interessante dal mio punto di vista per tenere d'occhio anche quanto pago di tasse. Qui sotto poi ho trovato questa simpatica tabella su X che riporta, dovrebbe essere abbastanza accurato, il rendimento medio anno dei migliori investitori nel corso della storia. Ovviamente non lo faccio per batterli, ovviamente, però mi dà l'idea comunque di quello che sto facendo. E infatti qui sopra ho creato una piccola tabellina riassuntiva con il mio rendimento medio anno, il rendimento in euro e il rendimento in percentuale. Una cosa abbastanza carina secondo me e comunque molto semplice da portare avanti. Niente di complicato. Bene, dopo aver visto tutti i vari fogli e il file Excel patrimonio, possiamo salvare. Adesso ci spostiamo come ultima cosa nell'altro file Excel che ho chiamato file per pacca, in cui vado a fare un focus sull'ETF del Nasdaq 100. Eccoci qui sull'altro file Excel che ho chiamato file per pack. Questo è un file Excel che ho preso in prestito dal professor Coletti. La puntata si chiama Risparmioforo e quindi vi consiglio di andare a vedere sicuramente la sua puntata in quanto l'ha saputo spiegare meglio di me. Qui vedete in anteprima la prima modifica del mio portafoglio 2026 perché comunque mi sono portato avanti. Ridurrò di 200 euro il pack sul Nasdaq 100, quindi da 1000 passerò a 800. Gli altri 200 euro, non preoccupatevi, ho deciso di allocarli diversamente, però poi lo vedrete nel corso dell'anno. Ovviamente però facendo questa modifica ho dovuto fare anche delle altre modifiche al file Excel. Vedete che qui ho evidenziato la variazione del pack da 1000 a 800 euro al mese a partire da gennaio 2026. Ovviamente il file Excel è molto ben fatto e quindi in automatico ho modificato tutti i vari valori a partire appunto dal terzo, in questo caso terzo anno. Dal terzo anno perché a partire da gennaio comincia il terzo anno di investimenti. Di conseguenza anche la tabellina è modificata e qui come potete vedere, come di consueto, ho tolto il rendimento del 16,6%. Quindi anche qui quando andrò a inserire i valori diciamo a manina, ovviamente non metterò più 1000 ma 800 e comunque l'ipotesi fatta si è modificata, quindi vado semplicemente a confrontare ancora gli stessi valori che confrontavo prima. Quindi nel caso in cui del mio investimento è in positivo e ben oltre le aspettative, come è stato fatto in questo caso, andrò a attribuire il colore verde. Nel caso in cui l'investimento è sì in positivo, però al di sotto del 16,6% ipotizzato nell'ipotesi metto questo colore giallo-arancione e nel caso in cui l'investimento è in negativo andrò a mettere il colore rosso. Se vi ricordate ho fatto un piccolo errore nello scorso update finanziario perché anche dicembre 2025 non si è chiuso in arancione ma in rosso perché il mio valore dell'ETF, vedete, 27.928 era superiore a 27.915, quindi molto molto bene. Qui poi a destra vedete una piccola tabellina di quello detto in precedenza, quindi attualmente ho 14 mesi molto in positivo, 3 mesi in negativo e 7 mesi leggermente in positivo. Per quanto riguarda poi qui a destra abbiamo, qui scusate, ho messo una sorta di countdown con il passare dei mesi per avere un riferimento temporale e qui poi a destra abbiamo un riepilogo del corso degli anni. Quando poi a febbraio andrò a inserire i valori di gennaio, quindi qui vedrete apparire la chiusura dell'anno. Quindi se nel caso in cui vedete qua il capitale netto sarà superiore all'ipotesi fatta, in questo caso dovrà essere superiore di 27.963.
anche quest'anno diventerà verde, altrimenti lo metterò nel colore arancione. Qui di modifiche particolari non ne ho fatte, ho ridotto solo qualche colonna, quindi vi consiglio di andare a prendere, se vi piace questa idea, oppure magari vi piace di più l'idea del professor Coletti, le ho trovate nella descrizione del suo video, quindi basta che lo scaricate e il file Excel farà il lavoro al vostro posto. Qui ovviamente la tabellina è appena cominciata, quindi non ha senso andarla a vedere. Questo è un file Excel che trovo molto utile per vedere nel dettaglio i miei investimenti in ETF. In questo caso ho quello del Nasdaq 100, però vi anticipo già che l'altro ETF ne ho già creato un altro, e in quanto i 200 euro li vado ad allocare in un altro, molto probabilmente li andrò a allocare in un altro ETF azionario. Quindi per tenere separati i due ETF vedremo dalle prossime volte questo qui e poi un altro file Excel. Bene, possiamo salvare. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Questa puntata non molto interessante lato investimenti e numeri, però mi sembrava necessaria perché nel corso dell'anno comunque faccio sempre delle piccole modifiche ai miei file Excel. Comunque se avete domande o richieste riguardo questo o per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!